Perché non riesco a progredire in planche? Perché più che un orizzontale la mia sembra una casetta? Certo che tra una vera planche e una forma a casetta ne passa parecchio, e siccome noi non vogliamo assolutamente una forma così brutta, vediamo come fare per evitare questo problema. È un problema tanto brutto da vedere quanto comune. Difatti un po' per tutti le prime planche in questa propedeutica avranno questa forma. E come mai accade ciò? Perché si tratta di una forma così comune? Nell'orizzontale, accorciando la leva del braccio della resistenza, che in questo caso è tutto il tronco del corpo fino alle punte dei piedi, l'esercizio diventa più facile. E se prima lo rendevamo più semplice accorciandoci, quindi piegando le gambe, adesso che siamo costretti a mantenere tutto il corpo dritto e le gambe completamente distese, come si protegge il corpo? Come rende l'esercizio più facile? Accorciando la leva? Semplice, lo fa spezzandosi nell'unico punto possibile, ovvero il bacino. Spesso si tratta di un riflesso spontaneo. Il nostro cervello, avvertendo uno sforzo troppo esagerato rispetto a quello che riesce a sopportare, ci costringe ad assumere una forma spezzata nel tentativo di mantenere la posizione a tutti i costi. Inizialmente il focus, l'attenzione è spostato sulla spinta delle spalle, quasi in via esclusiva, per evitare di cadere in avanti. Anche i polsi avranno un certo livello di attenzione visto il carico diagonale a cui sono sottoposti, e infine anche i gomiti costretti a rimanere in lockout. Ora capirete che soprattutto all'inizio, con tutte queste attenzioni da mantenere, diventa parecchio difficile focalizzarsi anche sulla parte inferiore del corpo. Difatti è quella che rimane più soggetta al subconscio ed è quella che subisce delle modifiche che non dipendono direttamente dalla nostra volontà. Cioè non è che facciamo planche a casetta perché spezzandoci accorciamo la leva e quindi lo rendiamo più facile in maniera consapevole. È un riflesso spontaneo. Difatti alcuni errori sono considerati da principianti perché dipendono dal fatto che non abbiamo l'adeguata conoscenza del nostro corpo in quel determinato movimento, e questo non ci permette di essere totalmente lucidi e capaci di controllare tutto quanto allo stesso tempo. Un atleta avanzato, di livello avanzato, ovviamente non avrà problemi a schiacciare il bacino in alto, a sollevarlo, ad alzare e abbassare i piedi mentre è nella posizione. Un principiante ovviamente sì, perché è talmente concentrato e talmente preso da quella posizione così complessa che non riesce a lavorare anche su un dettaglio tecnico. Difatti le skills fatte in maniera perfetta con tutte le attivazioni corrette è roba di altissimo livello per atleti fortissimi, non per tutti. Inizialmente è importante capire come fare per schiacciare il bacino in basso. Ci sono sostanzialmente due modi per farlo. Uno è tramite l'utilizzo di loop bands, di elastici. L'altro è con la bent arm planche straddle al pavimento. Utilizzare le loop bands, ovvero gli elastici, può essere una soluzione. Io le ho prese dal sito loopbands.it, non mi pagano, non ho nessun codice sconto, ve lo dico solo perché so che sono le migliori e sono quelle che io utilizzo. Quindi ve le consiglio così in maniera spassionata. Certo hanno un prezzo più elevato rispetto alle altre, però hanno anche una qualità più elevata. Quando lavoriamo sugli elastici riusciamo a concentrarci sulle giuste attivazioni e a lavorare nella miglior forma possibile. Andremo perciò ad allenare direttamente la propedeutica finale, quella che stiamo imparando, e riusciremo già a praticarla nella maniera più corretta possibile, con una tecnica che senza elastico non avremmo. Si utilizza l'elastico per darci assistenza, per permetterci appunto di praticare quel gesto nella maniera corretta e quindi apprendere lo schema motorio perfetto da riportarci poi a corpo libero. Il secondo metodo è quello della bent arm planche straddle a terra. È un metodo che avevo già fatto vedere e praticamente andiamo a lavorare su questa isometria fatta sul pavimento. Perché? Perché non potremmo in alcun modo spezzare la linea. Nel caso in cui il bacino fosse più alto rispetto alle spalle e quindi i piedi bassi, toccheremmo inevitabilmente a terra. Questa posizione va ad imprimere lo schema motorio corretto del corpo totalmente in linea all'interno del nostro cervello, e poi, se siamo fortunati e se abbiamo lavorato bene, ce lo riporteremo in quella che è la nostra planche, senza doverci assolutamente guardare ad esempio in uno specchio o farci dei video. Semplicemente anche ad occhi chiusi sapremo che siamo nella posizione corretta, sapremo di essere completamente in linea. Poi il margine di errore ci sta sempre, anche negli atleti avanzati, però l'idea di base è quella di riuscire nel tempo a capire come è posizionato il nostro corpo nello spazio senza doverci per forza guardare. Un altro tipo di errore, soprattutto nella straddle planche, è quello che deriva da una divaricata eccessiva. È quell'errore che vediamo solitamente nelle planche fatte da verticalisti, che quindi hanno una buonissima mobilità per quanto riguarda la divaricata e riescono ad aprirla oltre i 90 gradi, perché oltre i 90 gradi il bacino inizia ad andare in anteroversione, cosa che avviene in maniera esagerata quando vediamo quelle divaricate da 180 gradi. E come possiamo risolverla? Questa è molto semplice. Dobbiamo
divaricare di meno. Ovviamente una grande divaricata è un grande aiuto per la skill, perché è come se la facessimo in propedeutica ancora inferiore, perché accorciamo la leva. Difatti una planche straddle con un'apertura troppo grande non è una planche straddle. Perciò anche qui sarebbe utile lavorare con gli elastici, imparare a non divaricare in maniera eccessiva e nel contempo cercare di mandare il bacino in una posizione neutra, quindi spingendolo verso la retroversione. Fare le skills male è indice di scarsa forza rispetto a farle bene. Quindi non ci sono scuse per non avere una buona esecuzione. Tutti dovremmo cercare di fare delle forme, se non perfette, ma che almeno tendano alla perfezione, che la ricerchino in qualche modo. Questo non significa perdersi nella perfezione tecnica di una planche in advanced tuck. Ci riferiamo sempre alle forme finali. Quindi se fai male una skill, un movimento, è perché non hai abbastanza forza per farlo bene. Punto. Fine della storia. Vuoi farla meglio? Allenati, migliora, aumenta la tua forza e la tua tecnica. E ce la farai.